Assolutamente. Ecco una versione ampliata del video, mantenendo lo stesso stile, tono e formato che hai definito, con un focus ancora maggiore sui dettagli e le speculazioni. Ciao a tutti, amici appassionati di serie turche e gossip. Benvenuti, benvenutissimi nel mio canale. Sono super contenta di ritrovarvi qui oggi per parlare di una delle attrici turche più amate e talentuose del momento, Neslihan Atagul. Oggi, però, non parleremo dei suoi successi professionali, né delle sue interpretazioni magistrali che ci hanno tenuti incollati allo schermo. No, no. Oggi ci addentreremo in un territorio un po' più misterioso, un territorio fatto di voci, speculazioni e ossessioni. Avete capito bene, l'ossessione misteriosa che pare circondare Neslihan Atagul. Prima di iniziare, però, un piccolo promemoria. Se siete nuovi da queste parti, non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante qui sotto. E se vi piacciono i contenuti che propongo, attivate anche la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Prometto che ci divertiremo un mondo, scavando a fondo in questa storia intrigante. Bene, detto questo, direi che possiamo immergerci nel vivo della questione. Come vi dicevo, Neslihan Atagul è un'attrice amatissima, non solo in Turchia, ma in tutto il mondo. Il suo talento è innegabile. Chi può dimenticare la sua interpretazione intensa e tormentata in Kara Sevda, o la sua forza e fragilità in Sefirin KZ? La sua bellezza è semplicemente disarmante, un mix di innocenza e sensualità che la rende unica e affascinante. Ma, come spesso accade alle persone di successo, attorno a lei si è creata una sorta di aura di mistero, alimentata da voci di corridoio, indiscrezioni che serpeggiano tra i set e le serate mondane, e, appunto, da una presunta ossessione. Sparirà per te, recitava il titolo. Ebbene sì, questo è il punto di partenza, l'epicentro di questa vicenda nebulosa. Questa frase, che sembra quasi una minaccia velata, un avvertimento sussurrato nell'ombra, è stata ripetuta spesso negli ambienti del gossip turco, soprattutto in relazione alla sua vita privata e alle sue scelte professionali. Ma chi c'è dietro questa presunta ossessione? È una domanda a cui è difficile rispondere con certezza, perché, come spesso accade in questi casi, le informazioni sono frammentarie, spesso contraddittorie e avvolte in un alone di segretezza. Sembra quasi che chi sappia qualcosa abbia paura di parlare, come se ci fosse un potere oscuro in gioco. Partiamo da un presupposto fondamentale. Neslihan è una donna molto riservata, che cerca di proteggere la sua vita privata dai riflettori. Non è una che si concede facilmente, che ostenta la sua felicità o i suoi problemi. Questo, ovviamente, non fa altro che alimentare la curiosità del pubblico e dei media, che cercano in tutti i modi di carpire informazioni sulla sua vita sentimentale, sulle sue amicizie, sulle sue passioni e sui suoi progetti futuri. Ogni sua mossa viene analizzata, ogni suo sguardo interpretato, ogni suo sorriso soppesato. È come se vivesse costantemente sotto una lente di ingrandimento. Nel corso degli anni, sono state molte le voci che hanno circolato su Neslihan Atagul. Alcune riguardavano la sua presunta rivalità con altre attrici turche, rivalità che, a detta di alcuni, sarebbe stata alimentata da motivi professionali, come la competizione per un ruolo importante o il confronto sui premi e i riconoscimenti, ma anche personali, come vecchi rancori o questioni di cuore irrisolte. Si diceva che ci fossero delle vere e proprie guerre fredde in corso, con frecciatine e dispetti lanciati a mezzo stampa. Altre voci, invece, si concentravano sulla sua vita sentimentale, in particolare sul suo matrimonio con l'attore Kadir Dulu. Ricordiamoci che Neslihan e Kadir sono una delle coppie più amate e seguite del panorama turco. Il loro amore è sbocciato sul set della serie Fatih Harbiye, un vero e proprio colpo di fulmine che ha fatto sognare milioni di telespettatori. Da allora, sono diventati inseparabili, un esempio di amore e complicità per molti. Il loro matrimonio è stato un evento mediatico di proporzioni enormi, seguito da milioni di persone in tutto il mondo, un vero e proprio fairy tale moderno. Eppure, anche la loro relazione, apparentemente perfetta, è stata oggetto di speculazioni e pettegolezzi. Molte volte, infatti, si è parlato di crisi, di tradimenti e di imminenti divorzi. Voci, per fortuna, sempre smentite dai fatti, visto che Neslihan e Kadir continuano ad essere felicemente sposati, dimostrando che il loro amore è più forte di qualsiasi maldicenza. Ma da dove nascono queste voci? Chi le alimenta? Forse qualcuno invidia la loro felicità? Forse qualcuno cerca di destabilizzare la loro relazione?
Ma torniamo all'ossessione misteriosa, al cuore oscuro di questa storia. Chi è questa persona che, secondo alcune voci, sarebbe intenzionata a far sparire Neslihan Atagul? Potrebbe essere un ex partner geloso e rancoros. O, incapace di accettare la fine della loro relazione e accecato dalla vendetta? O un fan ossessionato che non accetta il suo matrimonio con Kadir, convinto di essere il suo vero amore e disposto a tutto pur di averla? Oppure, più semplicemente, un rivale professionale invidioso del suo successo, pronto a qualsiasi meschinità pur di scalzarla dalla sua posizione? Onestamente, non lo sappiamo. E forse non lo sapremo mai. Quello che è certo è che attorno a Neslihan Atagul si è creato un clima di sospetto e di mistero che, a mio avviso, è del tutto ingiustificato. È come se qualcuno avesse dipinto un quadro distorto della sua immagine, alimentando la paranoia e la diffidenza. Neslihan è un'attrice di talento, una donna indipendente e una persona riservata che ha tutto il diritto di proteggere la sua privacy. Il fatto che sia una figura pubblica non significa che debba essere esposta al pubblico ludibrio e che debba essere vittima di pettegolezzi infondati e di ossessioni morbose. Nessuno ha il diritto di invadere la sua sfera personale, di giudicare le sue scelte o di minacciare la sua sicurezza. Credo che sia importante, come pubblico, imparare a rispettare la vita privata delle persone famose e a concentrarci sul loro lavoro, piuttosto che sulla loro vita personale. Dopotutto, quello che conta davvero è il talento di Neslihan Atagul, la sua capacità di emozionarci e di farci sognare con le sue interpretazioni. È la sua arte che dovrebbe essere al centro dell'attenzione, non le chiacchiere e le illazioni. E a proposito di talento, non dimentichiamoci di Sefirin KZ, la serie che ha visto Neslihan protagonista accanto a Engin Akyurek. Una serie che ha avuto un successo planetario, conquistando milioni di fan in tutto il mondo e che ha consacrato Neslihan come una delle attrici più importanti del panorama turco. Il suo personaggio, Nare, era un concentrato di forza e vulnerabilità, una donna capace di affrontare le avversità con coraggio e determinazione. Purtroppo, come sapete, Neslihan ha dovuto abbandonare la serie a causa di problemi di salute, una sindrome da intestino permeabile che l'ha costretta a fermarsi e a prendersi cura di sé. Una decisione difficile, dolorosa per lei e per i suoi fan, ma necessaria per prendersi cura di se stessa e per recuperare le energie. La sua assenza si è sentita molto, ma sono certa che Neslihan tornerà presto a farci sognare con nuovi progetti, più forte e determinata che mai. E a proposito di progetti futuri, cosa ci riserverà il futuro per Neslihan Atagul? Quali saranno i suoi prossimi ruoli? Quali nuove sfide affronterà? Sono tutte domande a cui non possiamo rispondere con certezza, ma sono sicura che Neslihan saprà sorprenderci e conquistarci ancora una volta, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua versatilità. Magari la vedremo in un ruolo completamente diverso, in un genere nuovo o in una produzione internazionale. Chissà! Quindi, cari amici, smettiamola di alimentare pettegolezzi e ossessioni infondate e concentriamoci sul talento e sulla bellezza di Neslihan Atagul. Diamole il sostegno che merita e auguriamole il meglio per il suo futuro professionale e personale. Ricordiamoci che dietro l'immagine pubblica c'è una persona, con i suoi sentimenti, le sue fragilità e le sue aspirazioni. Siamo giunti alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia fatto riflettere su un tema importante come il rispetto della privacy e la lotta contro i pettegolezzi. Ricordiamoci che le parole hanno un peso e che possono ferire e danneggiare. In sintesi, abbiamo parlato di Neslihan Atagul, della sua carriera, del suo matrimonio e delle voci di corridoio che circolano attorno a lei. Ci siamo chiesti chi c'è dietro la presunta ossessione che la circonda e abbiamo ribadito l'importanza di rispettare la sua privacy e di concentrarci sul suo talento. Grazie mille per aver guardato questo video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Adesso tocca a voi. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questa storia, se anche voi avete sentito parlare di questa ossessione misteriosa e se avete qualche teoria a riguardo. Sono curiosissima di sapere cosa ne pensate. Avete mai avuto la sensazione che ci sia qualcosa di oscuro dietro la facciata patinata del mondo dello spettacolo? E, come sempre, se il video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi dà la carica per creare nuovi contenuti sempre più interessanti. Senza di voi, questo canale non sarebbe niente. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio a tutti. E ricordate,
Siate curiosi, ma sempre rispettosi.